Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo mio video. Oggi vi voglio parlare di una cosa che è molto utile per imparare le lingue straniere, ovvero leggere libri in lingua originale. Questa tecnica di apprendimento è molto utile soprattutto per chi ha già un livello abbastanza buono nella lingua straniera, in quanto in una fase iniziale sarebbe pressoché impossibile pensare di leggere dei testi in un'altra lingua, a meno che questa lingua non sia particolarmente simile all'italiano, alla propria lingua madre, e quindi è possibile, anche senza conoscere attivamente molte parole, comprendere la maggior parte di quello che è scritto. Per esempio, per un italiano potrebbe essere comunque fattibile pensare di leggere, anche quando si ha un livello base di spagnolo, un libro in lingua spagnola, però per esempio sarebbe impossibile leggere in russo o in tedesco. Ebbene, io ho iniziato a leggere libri in lingua straniera già da tanti anni. Ricordo che i primi libri che avevo letto erano letture facilitate durante le vacanze estive, letture che venivano assegnate dai miei professori a scuola. E attorno ai 16 anni ho letto il mio primo libro in lingua inglese. Forse è stato anche abbastanza tardi, perché avrei potuto iniziare anche prima volendo, ma solamente a 16 anni ho avuto il coraggio di andare in biblioteca e prendere un libro totalmente scritto in inglese. Era un giallo di Agatha Christie. In realtà la mia prima esperienza era stata abbastanza negativa, perché pur essendo un giallo e quindi tendenzialmente scritto in un linguaggio abbastanza semplice, c'erano parole che non conoscevo e questo mi aveva gettato nello sconforto e avevo smesso presto di continuare a leggere. Tuttavia l'anno successivo, complice anche il fatto che l'inglese mi piaceva sempre di più, avevo deciso di riprovarci, quindi avevo ripreso lo stesso libro e l'avevo letto, e finalmente mi ero accorto che sì, in ogni pagina c'era qualche parola che non conoscevo, ma il senso globale di quello che leggevo lo riuscivo a capire, e questa era stata una prima soddisfazione. Da lì in poi è stato tutto molto semplice, perché ho guadagnato sempre maggior confidenza e in questo modo sono riuscito a leggere sempre più spesso libri in lingua straniera, soprattutto in una prima fase in lingua inglese. I gialli di Agatha Christie oramai li leggo solamente in inglese, in quanto non riesco più a leggere la versione tradotta. Sono fatte bene anche le versioni tradotte, però chiaramente, potendo comprendere quasi tutto di una versione originale, non vedo perché leggere la traduzione. E poco per volta ho iniziato a leggere libri anche nelle altre lingue. Vi chiederete magari dove li acquisto. È molto semplice: grazie ad Amazon oramai si trovano libri in tutte le lingue, ma una cosa che mi piace fare è, dato che ho la possibilità di viaggiare molto, quando vado in un paese mi piace entrare nelle librerie locali e acquistare dei libri che sono dei souvenir che mi porto a casa, e allo stesso tempo mi servono appunto per mantenere la lingua e migliorarla leggendo vari libri nel corso dell'anno. Si può leggere veramente di tutto, per cui vi do alcuni consigli. Innanzitutto, il primo consiglio è quello di cercare qualcosa che parli di un argomento che per voi è interessante, in quanto leggere un libro che parla di qualcosa che non vi piace in una lingua straniera sarebbe un vero e proprio suicidio. Cioè, non potete leggere qualcosa che detto papale papale vi fa schifo, non avrebbe proprio senso. Per esempio, io sono un grande appassionato di geografia e al momento attuale sto leggendo questo libro in russo che parla di un viaggio sulla Transiberiana fatto da un autore russo. Tra l'altro è molto interessante, proprio perché comunque la prospettiva è quella di un autore che viaggia all'interno del proprio paese. Ho già letto tanti libri che parlano di Transiberiana, ma sempre di autori stranieri. Invece leggere comunque le esperienze e le emozioni vissute da un autore che parla di ciò che ha visto nel proprio paese è tutta un'altra cosa, e poterlo fare in lingua originale ancora di più, veramente ti dà una grossa soddisfazione. Oltre a leggere qualcosa che sia interessante per voi, un altro grande consiglio è di leggere qualcosa che sia appropriato al vostro livello. Sarebbe veramente impensabile leggere un'opera scritta nel 400, quindi in una lingua totalmente diversa da quella odierna, se il vostro livello è un A2 B1, cioè sarebbe veramente, anche in questo caso, un vero e proprio
suicidio, significa volersi male. Per esempio, dato che in svedese non ho un livello altissimo, ho iniziato con letture facilitate, ad esempio questa che è un livello A1, quindi proprio base, e che mi permette sì di praticare la lingua, ma allo stesso tempo senza ogni volta far sì che sia un parto. E fortunatamente è facile trovare letture facilitate su internet anche per lingue meno note, come per l'appunto lo svedese, grazie a questa casa editrice che vedete qui sotto, che è tedesca e che offre letture facilitate in tante lingue, comprese addirittura il turco e, se ricordo bene, anche il polacco. Molto utili, soprattutto in una fase iniziale, secondo me sono anche i fumetti. E poi senz'altro anche i libri per bambini, anche se quello poi dipende, non a tutti piacciono, perché in qualche modo appunto sembra di tornare un po' all'infanzia e ad alcuni piace, ad altri invece no, perché si sentono un po' a disagio, quindi va un po' a livello individuale. Una cosa poi che consiglio è quella di non ammazzarsi nella ricerca di vocaboli sul dizionario. Allora, nel momento in cui voi capite il 70-80% di quello che leggete, direi che è già sufficiente. È impensabile cercare di capire tutto, a meno che voi non abbiate già un livello C1 e allora volete proprio perfezionare la lingua e volete capire tutte le parole, ma se no sarebbe impensabile cercare tutte le parole, perché veramente poi diventa pesante leggere in questo modo, non avrebbe proprio senso. Quindi il mio consiglio è quello di cercare solamente le parole che si ripetono più volte e che intuite che sono parole chiave utili per comprendere la storia. Altrimenti, se non capite qualcosa, sorvolate tranquillamente. Questo soprattutto nei libri di narrativa, perché spesso nella narrativa uno scrittore si prende anche le cosiddette licenze poetiche, quindi magari per dire qualcosa lo dice in un determinato modo, utilizzando verbi che nella lingua parlata uno non utilizza, e per cui intendiamoci, in realtà non ha neanche senso conoscere certe parole che poi non utilizzeremmo, a meno che, ripeto, non siamo proprio a un livello altissimo e quindi vogliamo raggiungere la perfezione, per quanto la perfezione poi non esiste in realtà. Un altro grande consiglio che vi posso offrire è quello di leggere libri che magari avete già letto in altre lingue, per esempio questo libro che è un classico della crescita personale, di Napoleon Hill. Avendolo già letto anche in inglese, l'ho acquistato in portoghese. In questo modo diventa molto più facile capire quello che c'è scritto, anche se non conosciamo magari tutte le parole, per il semplice fatto che sappiamo già di che cosa parla. E niente, un ultimo consiglio che vi posso dare è quello di leggere poco ma tutti i giorni, in quanto in questo modo non facciamo grossa fatica, soprattutto se il nostro livello in una lingua non è ancora particolarmente alto e quindi ci mettiamo anche un po' a capire magari la costruzione delle frasi. In questo modo, appunto, poco per volta il progresso è sicuramente assicurato, facciamo poca fatica, il piacere è alto e impariamo. Bene, e detto questo, direi che vado a leggermi questo bel libro in tedesco di un autore contemporaneo, e se avete delle domande potete lasciare un commento qui sotto, mettete per favore mi piace al video, iscrivetevi al mio canale e a presto, ciao!